Ciao ragazzi, sono Esmeralda e innanzitutto volevo approfittare di questa occasione per ricordarvi di restare tutti a casa e so che è difficile, noioso, impegnativo, ma prima facciamo tutti questo sforzo e prima riusciremo ad uscirne fuori, quindi mi raccomando. Detto questo, cominciamo. Ho fatto un video riguardo al mio primo ricovero in psichiatria. Vi consiglio di andare a vederlo, così capirete meglio quello che vi sto per raccontare. Riassumo velocemente. L'anno scorso ho avuto una lunga fase di depressione che è durata per vari mesi e era molto impegnativo da gestire, quindi giorno dopo giorno diventava sempre più difficile fino a che un giorno non ce l'ho fatta più e ho tentato il suicidio. Mi hanno portato al pronto soccorso e dopo la visita con lo psichiatra mi hanno diagnosticato la ciclotimia, che è un disturbo dell'umore rientrante nel disturbo bipolare ed è caratterizzato quindi da momenti di euforia o momenti di depressione. Dopo essere tornata a casa sono stata seguita dal CSM per vari mesi, ma di per sé non avevo i mezzi per gestire questa malattia. Questo mi ha portato a tentare il suicidio di nuovo dopo una lunga fase di depressione, che anche qui è durata vari mesi, finché non ce l'ho più fatta. Siccome il corpo umano è una cosa fantastica, sono sopravvissuta anche questa volta, tenendo in conto però che potevano esserci conseguenze dovute all'atto che ho commesso e quindi mi è stato consigliato dal psichiatra di andare al pronto soccorso a controllarmi e mi ha detto che potevo andarci io volontariamente o se no sarebbero venuti a prendermi. Questo tra parentesi viene chiamato un TSO, però tutto un altro discorso. Per fortuna non ha avuto nessuna conseguenza fisica, ma mi hanno fatto ricoverare di nuovo. Stesso reparto, stessa stanza. Una cosa che mi ha aiutata in quel periodo è stato aver conosciuto dei ragazzi molto simpatici, più o meno della mia età, alcuni più giovani, alcuni un po' più vecchi. Diciamo quindi che questa volta sono riuscita a far passare il tempo più velocemente e in modo più divertente. Io sono entrata nel reparto dell'ospedale civile il 6 dicembre e dopo un mese mi hanno trasferita ad una casa di cura, quindi l'8 gennaio. Le prime settimane sono state molto impegnative. Mi ricordo ancora che il primo giorno sono arrivata e mi sono messa a piangere. Ero stufa di essere rinchiusa con delle regole, non avere i miei spazi, le mie opportunità. E ricordo appunto che la dottoressa che è venuta a darmi il benvenuto, quando mi ha visto che piangeva, mi fa: Ma su, dai, cosa vuoi che sia? Non fare la drammatica. Vabbè, la gente stronza capita sempre a me. Stavo sempre chiusa in camera. Poi ad un certo punto mi hanno fatto capire che se non uscivo fuori da questa situazione non sarei mai più tornata a casa. Quindi ho deciso di prendere in mano la mia vita e di cominciare a partecipare alle attività, un po' per volta. L'attività più utile che ho fatto è quella chiamata Skills Training, basato sulla teoria della mindfulness, e fatta da una psicologa molto molto brava. In questo corso ti danno delle tecniche su cui puoi lavorare per poter gestire i momenti difficili di depressione o quando ti danno una brutta notizia, eccetera. Quindi adesso che sono fuori di nuovo sono più tranquilla perché ho delle tecniche da poter utilizzare, uno per prevenire l'insorgere della depressione o due per poter gestirlo meglio senza dover arrivare al momento critico come mi è già successo in queste due volte. Devo ammettere che il ritorno a casa è stato molto impegnativo. Dopotutto, tornare in quel posto dove per ben due volte ho cercato di scappare completamente è stato parecchio doloroso. Una prima sfida che ho dovuto affrontare è stata quella di uscire a cena con delle persone che mi conoscevano e che io conoscevo, però ovviamente non sapevano di tutta la mia storia. E siccome è andato tutto bene, una settimana dopo sono uscita di nuovo con più persone, anche sconosciuti, e un'altra volta di nuovo sono uscita e ogni volta che uscivo mi rendevo conto che era sempre più facile. Per fortuna il mio umore in questo periodo è stabile. Sto prendendo la terapia, mi sto concentrando su ciò che funziona, quindi studio, passatempo, amicizie. A proposito di terapia, io prendo la lamotrigina 2 volte al giorno, mattina e sera, che è sia uno stabilizzatore dell'umore che un antiepilettico, perché io soffro anche di epilessia. Invece il Sero quello prendo solo la sera. Mi hanno triplicato il dosaggio rispetto all'anno scorso, però è la cosa giusta da fare e man mano spero di diminuire la quantità.
Uno dei problemi che ho sempre avuto è stato quello di dimenticarmi di prendere le pastiglie, soprattutto di sera e quando sono fuori. Esco di casa con l'intenzione di fare solo un giretto, poi mi invitano a cena e io le pastiglie le ho lasciate a casa. Per fortuna, il mio regalo di Natale da parte del mio fidanzato è stato un libro chiamato Il disturbo bipolare, una guida per la sopravvivenza. E qui ho trovato un'idea geniale. In pratica stiamo parlando di un portachiavi da portare sempre con sé. Infatti io l'ho attaccato con le mie chiavi di casa, che sono tantissime, lo so, però. E quindi qua dentro ci stanno le mie pastiglie che sono lunghe 2 cm, questo è lungo 2 cm e mezzo, e come vedete è piccolino. La cosa bella di questo, l'ho ordinato su Amazon e dopo vi metto il link, che ne vengono innanzitutto due e che di per sé è grande così. Quindi è comodissimo perché tu puoi decidere quanti scomparti avere, uno come ce l'ho io, uno, due o tutti e tre. Quindi è veramente molto comodo, soprattutto se dovete prendere troppe pastiglie. Io sono fortunata e uno me ne basta. Quindi per pochissimi soldi, due di questi e sono super utili. Me li porto sempre con me, adesso non dimentico mai le pastiglie. E a proposito di amici, vorrei ringraziare le due persone che mi sono state sempre vicino, mi hanno supportato, sopportato e fatto capire che sono amata e voluta bene e mi hanno anche fatto capire che la parola amici esiste davvero, quindi non sono dei semplici sconosciuti o persone che vedo una volta ogni morte del Papa, è qualcuno che se ne ho bisogno mi dà una mano e so che sapete chi siete, quindi vi saluto e un super mega bacione. Grazie mille per tutto lo sforzo che avete fatto. Ringrazio anche mia mamma, che è stata la mia roccia durante questo periodo, sia la volta scorsa che quest'anno lei è venuta direttamente dalla Repubblica Dominicana a trovarmi. E veramente è una donna fenomenale, le sono successe di tutti i colori e lei è sempre riuscita a rialzarsi. Quindi la sua presenza per me mi ha dato tanta carica, tanta voglia di ricominciare e ovviamente le ho promesso che non ci sarà una terza volta, ma e so che lei è sempre lì a pensarmi, a volermi bene e a darmi la forza necessaria per andare avanti. Quindi, ciao mami. Poi ovviamente ringrazio anche tutta la mia famiglia che nonostante siano tutti in giro per il mondo mi sono stati vicino. E un ringraziamento molto speciale va al mio fidanzato che nonostante tutto quello che è successo in quest'anno non ha smesso di starmi vicino, anzi si è dato da fare per cercare il modo di capirmi meglio e di aiutarmi con degli strumenti piuttosto che anche solo ricordandomi di prendere le pastiglie. Una cosa che mi ha colpito è stato che un suo amico, conoscente, gli ha detto: Guarda, io in famiglia ho una persona che soffre di disturbo bipolare ed è impossibile stare con quella persona. Quindi se tu non ti lasci con la tua fidanzata, sai che soffrirai tanto. Ripeto, la gente stronza capita sempre a me. Non è bello da dire, non puoi permetterti di dire a qualcun altro come gestire la malattia di una persona. Assolutamente no. Quindi sono fiera che il mio fidanzato non ci abbia fatto caso a quel commento e che sia ancora qui accanto a me, nella buona e cattiva sorte. Una cosa divertente, ma anche non tanto, è che sono stata ricoverata prima a dicembre in un reparto, poi a gennaio in una casa di cura, fino a metà febbraio. Tornata a casa, neanche tempo 10 giorni, che sono caduta dalla moto e quindi mi hanno detto di stare a casa ferma per un mese. Poi è arrivato il coronavirus e quindi eccomi qua che praticamente per 4 mesi non sono uscita e non ho fatto niente di divertente a parte quelle 3 uscite e un giretto in moto. Ale! Insomma, per oggi finiamo così, anche se ci sarebbe tutto un mondo da raccontare, tantissime esperienze anche divertenti ogni tanto riguardo a quello che mi sta succedendo in questo periodo. In pratica volevo solo condividere la mia esperienza perché, come ho visto nel video della ciclotimia, c'è tanta gente come me e soprattutto gente che ha paura però di condividere con i suoi familiari, i suoi amici e quindi cercano conforto nei video, blog, eccetera. Quindi io
ci sono volentieri, se avete qualche commento o qualche domanda rispondo. Invece se volete seguirmi sui social così siete più a contatto con la mia vita quotidiana con il disturbo, sapete che lì sotto trovate tutte le informazioni dai miei social, a dove ho trovato il portachiavi, a dove trovate il libro e così via. Quindi mi raccomando, leggete sotto e fatemi sapere anche la vostra esperienza. Io vi ascolto e vi guardo volentieri, ok? Grazie per avermi ascoltato. Un saluto a tutti.